Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Dopo tante richieste ho realizzato un Bactus. Come vedete, semplicissimo e velocissimo da realizzare e molto elegante perché io l'ho realizzata appunto con una lana Lurex. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale. Ultimamente sono anche su TikTok e quindi vi inviterei a seguirmi anche lì. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e condividetelo, e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò la lana Chuck Lurex Bordeaux della Tessiland, la lavorerò con uncinetto numero 3,5 e poi avrò bisogno il metro centimetro per le misure. Prendiamo la lana, facciamo un piccolo cappietto che poi non conteremo perché lo stringiamo, e ci lavoriamo 4 catenelle, 1 2 3 e 4. Lavorate le nostre 4 catenelle, filo sull'uncinetto, calcoliamo che 3 catenelle sono la prima maglia alta, entriamo nella prima catenella formata e realizziamo all'interno la prima maglia alta. Di seguito ne realizzeremo altre 4, quindi in totale con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta dobbiamo avere 5 maglie alte. Quindi 4. Giriamo il lavoro, realizziamo 1 2 3 catenelle e ci sostituiscono la prima maglia alta e ne facciamo altre 4, quindi in tutto 7 catenelle. Entriamo, contiamo 1 2, entriamo nella terza maglia alta, quindi nella maglia alta centrale del ventaglietto che abbiamo fatto. Facciamo 1 2 3 4 catenelle, filo sull'uncinetto ed entriamo nella terza catenella iniziale. Qui abbiamo fatto 1 2, entriamo nella terza catenella e facciamo una maglia alta. E abbiamo terminato il secondo giro. Voltiamo il lavoro e ci realizziamo un altro ventaglietto, quindi facciamo 1 2 3 catenelle, filo sull'uncinetto e nella stessa maglia lavoriamo altre 4 maglie alte, quindi in tutto 5 maglie alte. 3 4 e 5. Ci chiudiamo nell'archetto che abbiamo a disposizione, quindi il primo, maglia alta. Qui ci lavoriamo 1 2 3 4 catenelle, entriamo nel secondo archetto, sempre maglia bassa, filo sull'uncinetto e qui contiamo a partire da sotto 1 2 3, entriamo nella terza catenella cercando di prendere tutte e due le costine della catenella, così vi verrà più semplice la lavorazione, e ci lavoriamo 5 maglie alte, quindi 1 nello stesso punto,
2, 3, 4 e 5. Quindi abbiamo fatto un ventaglietto, un archetto e un ventaglietto e abbiamo terminato il terzo giro. Voltiamo il lavoro e ora dobbiamo fare la riga di archetti, perché se voi vedete nella lavorazione siamo partiti con un ventaglietto, abbiamo fatto il secondo giro gli archetti, il terzo giro ventaglietto, archetto, ventaglietto, archetto, quindi è ventaglietto, scusate, quindi ventaglietto, archetto e ventaglietto. Ora dobbiamo fare tutti archetti, quindi riiniziamo con 7 catenelle, quindi 3 catenelle ci sostituiscono la prima maglia alta e ne aggiungiamo 4, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entriamo qui, contiamo 1, 2 nella terza maglia e facciamo una maglia bassa. Da qui facciamo partire sempre 4 catenelle, entriamo nel primo archetto che abbiamo a disposizione, quindi il primo e l'ultimo, perché in questo caso ce n'è uno solo, perché siamo all'inizio. Facciamo sempre 1, 2, 3, 4, entriamo qui, contiamo 1, 2, 3 nella terza maglia alta del ventaglietto, quindi la maglia centrale, continuiamo con 4 catenelle, filo sull'uncinetto e qui entriamo nella terza catenella iniziale del giro precedente e ci lavoriamo una maglia alta e abbiamo fatto, come vedete, una riga di archetti. Voltiamo il lavoro e ora dobbiamo fare la riga di ventaglietti e archetti, quindi da qui ci rialziamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo sempre nello stesso punto e ci lavoriamo altre 4 maglie alte, quindi in tutto con le 3 catenelle fanno 5 maglie alte. Entriamo nel primo archetto e chiudiamo con maglia bassa, facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle, entriamo nel secondo archetto, maglia bassa. Qui abbiamo fatto un ventaglietto e un archetto. Qui nella parte centrale, quindi in questa nocciolina, in questa chiusura di maglia bassa, la maglia bassa precedente, ci lavoriamo 5 maglie alte nello stesso punto, quindi facciamo un ventaglietto, 2, 3, 4 e 5. Ci chiudiamo nell'archetto successivo con maglia bassa, facciamo 4 catenelle perché dobbiamo fare l'archetto e ci chiudiamo nell'ultimo archetto che abbiamo. Ora dobbiamo fare la stessa cosa dell'inizio, quindi un ventaglietto di 5 maglie alte, filo sull'uncinetto, contiamo dalla base 1, 2, 3, entriamo nella terza catenella e ci lavoriamo 5 maglie alte nello stesso punto, quindi nella stessa catenella, quindi 2,
3, 4 e 5. E abbiamo fatto, come vedete, ventaglietto, archetto, ventaglietto, archetto, ventaglietto. Ora dobbiamo girare il lavoro e fare la riga degli archetti. Quindi partiamo sempre con 7 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7. Ci chiudiamo nella terza maglia, quindi la prima è questa dove abbiamo generato le catenelle, 1, 2, nella maglia centrale del ventaglietto sottostante e facciamo una maglia bassa. Qui 4 catenelle, entriamo nell'archetto, maglia bassa, 4 catenelle, 2, 3, 4, entriamo nella terza maglia, quindi nella maglia alta centrale del ventaglietto, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, entriamo nell'archetto, maglia bassa, quindi dobbiamo fare solo archetti formate da 4 catenelle. Qui entriamo nella 1, 2, nella terza maglia alta, facciamo la maglia bassa e per ultimo dobbiamo fare sempre le 4 catenelle, filo sull'uncinetto ed entriamo nella terza catenella iniziale, 1, 2, 3 e ci lavoriamo la maglia alta. E abbiamo terminato il giro degli archetti. Ora dobbiamo ricominciare a fare il giro di ventaglietto, archetto, ventaglietto, archetto. È molto semplice, dopo che prendete comunque conoscenza con questo punto, vi posso assicurare che vi verrà proprio lineare, anche perché se ci fate caso, vi faccio vedere qui che ho la base bianca, ogni archetto è sovrapposto, non è sovrapposto, però viene messo in prossimità tipo a triangolo, quindi non vi potete sbagliare sulla lavorazione. Infatti nel giro successivo vedrete che qua in questo punto verrà formato un archetto tipo piccoli triangoli. Voltiamo il lavoro e facciamo un altro giro insieme. Qui ricominciamo sempre con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto di base e iniziamo sempre con il ventaglietto di 5 maglie alte. Quindi un giro inizia con 7 catenelle, mi raccomando, e un giro con 3 catenelle e 4 maglie alte nello stesso punto. Ci chiudiamo nel primo ventaglietto che abbiamo a disposizione con maglia bassa. Da qui facciamo 4 catenelle, entriamo nel secondo archetto e facciamo la maglia bassa. Quindi abbiamo fatto il ventaglietto e l'archetto. Qui filo sull'uncinetto e andiamo nella maglia bassa sottostante. Qui ci dobbiamo lavorare il ventaglietto. Quindi ci lavoriamo 5 maglie alte nella maglia bassa sottostante. 3, 4 e 5. Entriamo direttamente nel prossimo archetto con una maglia bassa. Qui ci lavoriamo 4 catenelle, quindi formiamo l'archetto. Entriamo nell'archetto sottostante con maglia bassa. Qui nella maglia bassa ci lavoriamo le 5 maglie alte. 1, 2,
3, 4 e 5. Ci chiudiamo con maglia bassa nell'archetto successivo, qui sempre 4 catenelle. Entriamo nell'ultimo archetto facendo una maglia bassa, filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, nella terza maglia ci lavoriamo 5 maglie alte, quindi facciamo l'ultimo ventaglietto nella terza catenella del giro precedente. Quindi come vedete il Bactus si forma e si allarga mano a mano con questi punti che sono degli aumenti laterali. Quindi un giro di comprendono archetto, ventaglietto, archetto, ventaglietto e così via, si alternano. Quindi ci formano questa trama di lavorazione. Come vedete, qui c'è un ventaglietto, 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 forma un rombo. Quando la lavorazione procede così, noi stiamo lavorando correttamente. Quindi ora dobbiamo rifare il giro di archetti. Partiamo con 7 catenelle, ci chiudiamo con maglia bassa per ogni archetto che abbiamo, quindi qui all'inizio nella terza maglia, quindi nella maglia centrale, la maglia alta centrale, qui facciamo ripartire 4 catenelle nell'archetto, 4 catenelle nella maglia centrale, sempre con maglia bassa, 4 catenelle nell'archetto, fino ad arrivare alla fine facendo le 4 catenelle e la maglia alta nella terza catenella del giro precedente, e poi ricominciamo con gli archetti, con i ventaglietti, ventaglietto, archetto, ventaglietto, archetto, ventaglietto, archetto e così via. Quindi procediamo così fino a raggiungere la misura desiderata. In questo caso io sto facendo un Bactus, però voi potete fare anche uno scialle, quindi farlo ancora più grande, oppure farlo anche più piccolo. Facciamo un altro giro insieme, così ci rendiamo ancora più conto del punto, anche se penso che l'abbiate capito. Quindi facciamo le 7 catenelle, 5, 6, 7, ci chiudiamo 1, 2 nella terza maglia alta precedente e qui cominciamo a lavorare tutti gli archetti. 4 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 4 catenelle nella maglia centrale del ventaglietto precedente, quindi maglia bassa, 4 catenelle, archetto e così via. Comunque ci facciamo tutta questa lavorazione, il giro successivo lo facciamo con i ventaglietti e ci lavoriamo tutto il nostro Bactus. Mi sono dilungata nella lavorazione e ho raggiunto la larghezza di 1,50 m e la lunghezza di 44 cm. Questa è la misura del mio Bactus. Voi sicuramente potete farlo più piccolo o più grande, vi potete regolare tranquillamente nel corso d'opera della lavorazione, quindi mentre che lo lavorate potete farlo leggermente più largo, perché fino a 1,80 m i Bactus solitamente la misura ideale è 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m fino a 1,80 m. Per la larghezza diciamo che questo dipende tantissimo dalla vostra mano, dalla lana che utilizzate, quindi man mano si allargherà molto, diciamo semplicemente facendo la lavorazione che abbiamo fatto. Questa è la trama della lavorazione, come vedete è molto bella
è traforata, però nello stesso tempo vi assicuro che è caldissimo, quindi diciamo adattissimo a questa stagione, ma soprattutto se voi poi lo volete fare in cotone potete farlo anche estivo, quindi per metterlo nelle serate estive. È molto semplice, avete visto la lavorazione e avete visto comunque tutta la procedura. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un pollice all'insù e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram, Passione Uncinetto, e io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.